Nel video di oggi andrò ad analizzare il volante ufficiale delle Sega Dreamcast, una storica console di cui sono un fiero possessore, della cosiddetta generazione 128 bit e che nel suo breve periodo di vita ha segnato la storia dei videogiochi. Come ben si sa però questo è un canale dedicato ai simulatori, di fatto l'analisi di oggi verterà sulla periferica dedicata ai titoli di corse e ad F355 Challenge, un simulatore di ben 23 anni fa, prodotto da Yu Suzuki, lo stesso creatore di Outrun, Shenmue e tanti altri titoli, e che riuscì a creare un capolavoro anche nel settore simulativo. Ma andiamo per gradi ed innanzitutto parliamo del volante Dreamcast ufficiale. Periferica che vista oggi sembra veramente un giocattolo della Peg Perego, ma attenzione, più di 20 anni fa era fondamentalmente un prodotto in linea con la concorrenza, basti pensare al primo Logitech del 1998 per computer. Se consideriamo poi che il volante Dreamcast al 90% dei casi è utilizzabile solo per giochi arcade, allora ci può stare questo design dall'aria sicuramente non professionale. F355 Challenge però è l'eccezione del caso e reputo sia di fondamentale importanza giocarlo con un volante. Questo prodotto non ha una pedaliera, acceleratore e freno sono nella parte posteriore della periferica, il che secondo me è un fattore positivo quando giocate su questa console, considerando che i titoli sono per la gran parte non simulativi e spesso di natura molto frenetica, basti pensare a Crazy Taxi. Piuttosto, un vero difetto è l'assenza di un ancoraggio del volante, che si sposta molto facilmente se non adottate delle soluzioni. Di questo però ne parlerò più avanti nel video. Ora è il momento di mostrare le doti di questa console e vedere, 23 anni fa, il picco della simulazione direttamente nella propria abitazione. Su computer c'era Grand Prix Legends, su Dreamcast F355 Challenge, diretta conversione del simulatore uscito in sala giochi. La bellezza di questo titolo sta nell'avere meccaniche di gioco molto realistiche mischiate a modalità di gioco arcade. Ferrari F355 Challenge. Non è presente una carriera o una linea di progressione all'interno dell'opera di Yu Suzuki. Sotto questo aspetto F355 è davvero grezzo e riprende direttamente lo stile coin-up della versione sala giochi, cosa che del resto capitava spesso con i riadattamenti per Dreamcast, con ovviamente alcune migliorie e adattamenti per esprimere appunto al meglio le caratteristiche di gioco su console. Tra i contenuti aggiuntivi abbiamo ben 5 tracciati in più. Per nominarne alcuni è presente il Nürburgring Short, Laguna Seca, Fiorano, Monza, Suzuka e così via. Per sbloccare alcuni dei tracciati bisogna vincere le gare che andremo ad affrontare o direttamente guidare per chilometri e chilometri finché non raggiungeremo il chilometraggio totale necessario. Ma quando si andava ad acquistare questo simulatore chiaramente ci si soffermava soprattutto sul comportamento dell'unica vettura di gioco, che risulta davvero realistica considerando la potenza di calcolo della console e che ci fa rendere conto che le centinaia e centinaia di auto presenti in altri titoli dell'epoca come ad esempio Gran Turismo 2 ma anche Sega GT per il Dreamcast stesso, messe insieme non valgono nemmeno una F355 dell'opera di Yu Suzuki per quanto riguarda il livello di realismo. Un'auto eccellente, un tracciato ben realizzato, un volante ed un comparto grafico fantastico sono i 4 elementi che caratterizzano questo titolo. Non serve altro per fare simulazione. Perché se è accattivante giocarci oggi, dopo aver fatto pratiche e pratiche, errori su errori, figuriamoci nel 1999 quanto questo simulatore poteva impressionare. Anche sotto l'aspetto sonoro siamo a livelli alti.
La riproduzione del rombo dell'auto è sopra la media per un titolo di generazione 128 bit. Il motore dell'auto è fedelmente riprodotto in ogni situazione, che voi siate a 2000 o 8000 giri. Inoltre sono presenti anche musiche rock d'accompagnamento, ma che ben presto si vanno a disattivare per via della forte ripetitività. Anche Crazy Taxi ne è un esempio a riguardo. Ma adesso parliamo dei difetti dell'esperienza in generale. Innanzitutto il volante presenta una zona morta centrale molto marcata, da come si può notare dal video. In realtà questo è un difetto presente anche in alcuni volanti odierni, ma in questo caso il problema si fa sentire molto perché è davvero accentuato. Inoltre l'assenza di un ancoraggio del volante rende l'esperienza scomoda e le soluzioni che potete adottare sono ad esempio un tappeto antiscivolo. Io ad esempio l'ho preso all'Ikea di quelli da cucina, con superficie appiccicosa e carina esteticamente, mettendoci sopra il volante ora la periferica non si muove più ed ho quindi ovviato al problema. In alternativa potete applicare delle ventose alla base, un po' come ha fatto Donatello dal gruppo Sega Dreamcast Italia, link in descrizione, che potrà dirvi i procedimenti per l'operazione. Sempre lui ed altri ragazzi del gruppo hanno creato una versione italiana di F355 Challenge, con commento italiano e musica anni 90, in gran parte Eurodance. E vi assicuro che ci stanno da Dio e rievocano quei fantastici tempi che io in realtà manco ho vissuto perché sono nato nel 1999. Approfitto anche per dire che sempre su Dreamcast Italia Facebook è stata realizzata la versione con sottotitoli italiani di Shenmue 1. Insomma, per chi è amante di questa console, consiglio questa community italiana che è davvero attiva nel panorama. Vorrei concludere mostrandovi anche questo filmato di un signore che è il cabinato originale della sala giochi. Guardate che bellezza, 3 schermi, 3 pedali, cambio manuale, volante molto più realistico e con force feedback. Cosa che quello per Dreamcast non ha, ma vabbè, era la fine degli anni 90 ed era normale non essere presente, non lo vedo nemmeno come un difetto. Qui in Italia, pensate, per giocare in sala giochi con questa postazione dovevi spendere sulle 5.000 lire a corsa e da quanto ho letto è stato uno dei primi cabinati ad accettare anche direttamente le banconote. Ti ci compravi una Ferrari vera fra un po'. Cari ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, vi lascio con un filmato concept poco conosciuto di F355 Challenge. Noi ci vediamo ad un prossimo video ed un saluto dal mondo dei simulatori. Ciao a tutti ragazzi!